Io adoro il mare e tutto quello che contiene. Adoro i pesci, i molluschi, i crostacei. Devo confessare anche a tavola per le gioie del palato. Ma per le gioie dello spirito e momenti di serenità, metterli in un acquario e farli vivere felici è davvero una grande soddisfazione. Quando ero piccolo si poteva prendere un po' di mare e metterlo in un acquario. Da buon subacqueo che ero, ho creato dei bei acquari. Questo è il primo, 40 anni fa. Poi mi sono raffinato e ho creato davvero un ecosistema mediterraneo da sogno. Poi è venuto il giusto divieto di prelevare dal mare persino l'acqua, sì, proprio l'acqua. E quindi ho incominciato a fare i primi acquari tropicali, come quello della copertina del video. Ma a parte i pesci, tutto era colorato, ma non vivo. Erano i miei trofei corallini di quando, in giro per il mondo, portavo nel mio acquario i miei ricordi di vacanze tropicali stupende. Ma adesso basta, voglio fare una barriera corallina vera e viva in casa mia, come tanti anni fa ho fatto per l'acquario mediterraneo. Demolito il vecchio acquario, ho dovuto creare una nicchia nel muro per inserire la calamita che reggeranno all'interno dell'acquario le pompe orizzontali per la creazione del moto ondoso. Poi ho rivestito tutte le pareti di pannelli color mare che daranno i giusti riflessi nelle trasparenze della vasca. Ed ecco l'arrivo della vasca, di forma leggermente trapezoidale, come l'incavo del muro fra le due pareti. Chico sovrintende ai lavori scodinzolando soddisfatto. Ed ora, con l'aiuto del mio fedele amico Precious, incominciano le operazioni di rivestimento interno della vasca con la rocciata sintetica che reggerà successivamente la roccia viva proveniente dai mari tropicali. Ho creato numerose grotte che saranno il rifugio notturno dei pesci ed il loro divertimento nel percorrerle durante il giorno. Finita la rocciata, ora è il momento di posizionare la sabbia corallina, rosa, che avevo nel mio vecchio acquario. Nel frattempo, dopo aver studiato decine di tutorial e sentito numerosi esperti, fra i quali spicca il gentilissimo signor Nino Perria di Trapani dell'Acqua E, che ringrazio davvero sentitamente per la direzione tecnica, sono riuscito a far funzionare tutta la vasca tecnica, con schiumatoio, reattore di biopallets, pompe varie, rabbocco acqua di evaporazione con acqua osmotica, riscaldatore, raffreddatore. Nella SAMP ho poi quotidianamente aggiunto tutti gli additivi chimici necessari per consentire la maturazione dell'acquario, completando il ciclo dell'azoto. Ma la barriera corallina deve essere illuminata dal sorgere del sole, dal suo tramonto e dalla successiva romantica luce notturna della luna, che conferisce bagliori affascinanti e un sereno riposo agli abitanti dell'acquario. Ecco la centrale elettrica che attiva fra l'altro la lampada computerizzata che riproduce le fasi di intensità di illuminazione e di magnifici colori del Sole e della Luna. Infine, ecco le rocce vive, i primi coralli e i pesci, un'operazione delicatissima che richiede anche molta fortuna. I risultati iniziali mi sembrano buoni, cosa ve ne pare? I primi pesci e coralli sembrano gradire la barriera corallina creata ed attendono impaziente i prossimi arrivi, gamberetti, stelle marine, ricci, nuovi coralli e nuovi pesci. Insomma, un angolo di Maldive a casa mia. Grazie della visione e se vi è piaciuto il video mettete un mi piace ed iscrivetevi al mio canale perché il vostro apprezzamento è l'unica gratifica che consente di poter continuare a creare video.
Ciao! Il mare è un mondo meraviglioso e seducente, senza gravità, e che appaga il desiderio inconscio di ritornare nell'elemento che ha dato origine alla vita. Immergersi nel profondo del mare blu è come tornare nel grembo materno, e del mare spesso ci si innamora.